puntata dedicata a Émile Gallé ho fatto cenno ad una tecnica decorativa che oggi vorrei dettagliatamente spiegare. Parliamo dunque oggi di marqueterie. Sigla. Il falegname è genericamente il fabbricatore di mobili. Nei grandi centri produttivi esso è affiancato da altri artigiani del settore, ognuno con la propria specializzazione, permettendo così di ottimizzare la produzione sia dal punto di vista della qualità che dei tempi di esecuzione. Il termine ebanista indica la categoria dei più abili ed esperti tra gli artigiani del mobile. Letteralmente il termine deriva dalla denominazione francese menuisier en ébène, cioè falegname specializzato nella preziosa lavorazione di legni pregiati, tra cui appunto l'ebano. Spesso venne usato anche il termine di stipettaio, altra denominazione per indicare l'artigiano che costruisce mobili di pregio e impiallacciati. La costruzione di qualunque mobile pregiato iniziava con l'assemblaggio della struttura, detta anche telaio o carcassa, che in realtà determinava la forma. Questa struttura, destinata poi ad essere ricoperta con piallacci, doveva essere solida e ben levigata, e tutti i migliori incastri conosciuti, tra cui non ultimo quello a coda di rondine, magistralmente utilizzati. Quando, soprattutto nel Settecento, la struttura doveva prendere una forma a serpentina o bombé, si usava comunemente una tecnica detta a blocchi, cioè venivano tagliati piccoli pezzi di legno che, simili a mattoni e in parte già grossolanamente sagomati, venivano legati insieme e poi levigati sino ad ottenere la forma desiderata. Gli antichi egizi, i greci e i romani già conoscevano la tecnica di applicare sottili fogli di legno pregiato su una struttura di legno più economico. A seconda del taglio adottato nel sezionare il tronco, si otterranno disegni diversi e innumerevoli possibilità di composizione. Il metodo di taglio manuale in uso nel Seicento e nel Settecento permetteva l'ottenimento di piallacci o lastroni con spessori variabili, dopo le varie fasi lavorative, da 3 a 6 mm, quindi grande spreco di materiale. Metodi meccanici moderni permettono l'ottenimento di piallacci dello spessore anche di circa mezzo millimetro. Altro compito dell'ebanista è comporre gli intarsi e le marqueterie. L'intarsio è una tecnica molto antica e viene ripresa in Italia già dal 400. Consiste nell'accostare ed inserire in una superficie lignea precedentemente incavata a tale scopo una serie di tasselli lignei o di altro materiale appositamente sagomati e di essenza o colore diversi, predisposti in modo tale da riprodurre un disegno o una decorazione. Oltre a sfruttare le colorazioni naturali dei vari legni, venivano spesso usati altri materiali, come l'avorio e la madreperla. Come abbiamo visto, l'intarsio è eseguito su supporto in massello. Si parlerà invece di marqueterie quando il motivo decorativo viene composto da una lastronatura fatta di legni diversi, a volte accostati con altri materiali quali l'avorio, la tartaruga, il peltro, l'ottone, che dopo opportuno taglio al traforo si compongono tra loro come un puzzle. Riuniti i vari piallacci con colori ed essenze diverse e formato così un unico pacchetto, si procedeva al taglio contemporaneo di tutti gli strati, secondo il disegno precostituito.
A taglio eseguito e separati i vari strati, si procedeva all'assemblaggio, accostando materiali e colori desiderati, appunto come si esegue un puzzle. Costituito il disegno, si fissavano per comodità i vari elementi su un foglio di carta e il tutto veniva poi incollato sulla struttura del mobile. Auspicando di suscitare in voi curiosità, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina